prima sede era molto molto piccola e di fatto io non me la ricordo. Era composta da una persona all'inizio, poi un piccolo gruppo di persone. All'inizio eravamo io e un ragazzo, man mano sono arrivati 4, 5, 6. E sono arrivato qui, avevo 16 anni, pantaloncini corti e scarpette da ginnastica. Ai primi anni Fimek era un'azienda familiare in toto. Ricordo gli stampi per le piastrelle in materiale refrattario che venivano fatte in casa. Si poteva lavorare la mamma di Danilo, come un giorno la moglie. Nelle estati, ed anche fin da bambini, mio papà ci ha sempre portato in fabbrica, facendo un po' tutti i lavori. Inizialmente la produzione era per stufe da cucina, visto che avevamo maturato dell'esperienza in questo specifico settore. E poi il mercato ha iniziato a domandare sopra le stufe anche delle cappe. Ci siamo resi conto che perseguendo in maniera professionale questo prodotto poteva portarci lontano. Quando siamo partiti eravamo in un ex allevamento di polli, in mezzo alla campagna, il tetto era in lamiera, le lamiere gelavano e quando si alzava il sole gocciolava, per cui all'interno ci voleva l'ombrello. Nell'84, dopo circa 3 anni, ho chiamato con me Maurizio, mio fratello. Eravamo in pochi, c'era uno spazio limitato e facevamo di tutto. Produzione, gestione degli ordini, consegne. In 6-7 persone ognuno doveva saper far tutto. Le prime cappe che facevamo erano più pezzi messi assieme, si andava a stuccarle, si andava a dipingerle a mano. I giorni lavorativi erano 5, ma se serviva a lavorare il sabato pomeriggio o la domenica mattina veniva fatto con la gioia di tutti. I fabbricanti di cucine che venivano a conoscenza di questa piccola realtà che era specializzata in questo tipo di prodotto si chiamavano da tutta Italia e da là abbiamo avuto un'esplosione di ordini e di crescita. Nell'85 siamo riusciti a costruire il primo capannone industriale. Dopo un po' lo spazio era insufficiente. Abbiamo trovato del terreno poco distante e costruito 12.000 metri di capannone. All'inizio sembrava immenso, però anche questo spazio era diventato insufficiente. Così nel 2006 siamo riusciti a fare un ampliamento, liberando la prima sede dallo stock del prodotto finito e dedicandola interamente alla produzione. Generalmente, se una struttura è artigianale, le cose possono essere gestite ad occhio. Più aumenta la dimensione, la complessità e il numero di persone coinvolte e più l'organizzazione deve darsi delle regole che non sono burocrazia o formalizzazione, sono lo strumento più efficace per gestire al meglio la complessità. Normalmente impostiamo il lavoro coordinando e distribuendo l'informazione. Un'attività che facciamo praticamente tutti i giorni è trovarsi al mattino per una riunione insieme alla produzione, all'ufficio acquisti. In queste riunioni c'è il confronto tra il commerciale e la produzione e dall'altra parte l'ufficio acquisti che sta esattamente nel mezzo. C'è sempre comunque un dialogo quotidiano con le mie colleghe del commerciale per risolvere alcune problematiche. Un articolo particolare, una richiesta di una cappa nuova, personalizzata. Queste informazioni qui poi dopo vengono raccolte e gestite per il reparto di officina piuttosto che per il reparto montaggio. Siamo sempre stati produttori. Molto semplicemente cerchiamo di progettare, produrre e commercializzare nel migliore dei modi le cappe da cucina. L'essere localizzati solo qui a Vittorio Veneto è ovviamente una conseguenza del fatto che siamo di Vittorio Veneto e quindi l'azienda naturalmente è qui. Abbiamo avuto la fortuna di esistere in un sito dove già negli anni 50 si lavorava l'acciaio, la lamiera in maniera molto professionale. Da là c'è stata una divulgazione di conoscenze che ha diffuso nel territorio una forte professionalità. Io di natura sono un tecnico, per cui a me piace fare ricerca, proporre modelli nuovi, soluzioni tecnologiche nuove. La passione per il prodotto è una cosa che ho ereditato da mio papà, si guarda il dettaglio, il materiale. Ti metti lì e provi e riprovi finché si trova la strada giusta.
Già dalle origini l'aspetto della qualità del prodotto era per noi la cosa più importante. La parte del lavoro che mi piace di più è arrivare alla fine del prodotto e vedere come è riuscito. È la cosa più bella, è la cosa che dà più soddisfazione, no? Quando hai un'idea che dopo si concretizza in un prodotto e se poi il prodotto piace e è apprezzato, è fatto bingo. Dietro una cappa, nel nostro specifico caso, che uno si porta a casa, ci sono tanti anni di esperienze, tante persone che si svegliano la mattina, che pensano a come farla, che la progettano, che seguono le macchine si rompono, che assemblano, che collaudano, che testano, che promuovono il prodotto. Quindi in realtà c'è un micromondo anche dietro una cappa. L'ispirazione viene ovunque, può venire in un ristorante piuttosto che in una serata al bar, perché cerchi di trasformare ogni oggetto in una cappa. La cappa non è più un elemento che si nasconde, ma è un elemento che è diventato d'arredo e funzionale. Non ci sono più suddivisioni nette tra cucine e soggiorno, ma ci sono degli ambienti unici. Più conviviali, più vissuti. Spesso e volentieri è l'elemento che come prima cosa si vuol vedere in una cucina. Abbiamo investito in primis nel design, contribuendo anche in parte a influenzare l'evoluzione del prodotto stesso, perché abbiamo fatto dei modelli che sono diventati delle icone. Ad esempio con Circle Tech siamo riusciti a ridurre molto i volumi dell'apparato filtrante e questo ci ha permesso di creare delle forme innovative, tra cui la spazio che poi ha vinto il Compasso d'Oro. Non creiamo un oggetto che sia solo bello. Devono rispondere a delle esigenze reali. Se pensate alle cappe di 30 anni fa, semplicemente avevano una funzionalità che era quella di togliere i cattivi odori dalla cucina, in maniera molto rumorosa peraltro. Adesso le cappe sono diventate silenziosissime. Con la cappa silenziosa una cena è più gradevole, una conversazione è più facile. L'innovazione non è un concetto astratto, l'innovazione deve portare un beneficio concreto nelle case della gente tutti i giorni. Negli anni siamo riusciti a costruire una realtà capace di avere una differenziazione molto elevata. Cerchiamo di trasferire quello che è un'eredità artigianale del territorio nei nostri prodotti, per cui utilizziamo materiali come la ceramica fatta a mano, il vetro di Murano, quindi soffiato ancora come lo facevano 400 anni fa, che danno un elemento di unicità. Siamo sempre in continuo sviluppo con i prodotti che vengono pensati per poter durare. Ad oggi una cucina media dura 15 anni, dobbiamo fare in modo che la cappa viva altrettanto e quindi abbiamo quest'ottica e questo orizzonte che comunque è di medio-lungo periodo. È una concezione diversa. L'azienda sta continuando a crescere sia dal punto di vista dei volumi produttivi che dal punto di vista dei prodotti nuovi che riusciamo a inserire con le migliorie tecniche e estetiche. Da pochi modelli che tutti facevano anni fa, ormai siamo esplosi con centinaia di soluzioni per tutti i gusti e per tutte le necessità. Lavoriamo circa in 60 paesi in tutto il mondo e definiamo le migliori soluzioni per essere sempre più vicini ai nostri consumatori. Che hanno gusti diversi ai quali noi ovviamente dobbiamo cercare di adattarci. E quindi il nostro mestiere è far sì che quell'elettrodomestico che vendiamo soddisfi la clientela. Effettivamente questo è il patto che si fa con il consumatore. Ad oggi l'intelligenza artificiale è lontanissima dall'intelligenza umana, per fortuna. Quindi l'utilizzo di automazioni, di robotica è comunque subordinato alle capacità umane che devono controllare e gestire questi processi. Avere delle persone che sono in grado di ragionare, di vedere il processo, di vedere il prodotto e darti gli spunti. Questo nessuna macchina lo farà mai e le persone saranno sempre un punto fondamentale. Una cosa carina secondo me e che è sempre un po' sorprendente è il fatto che la sera le macchine lavorano. Tutti questi robottini continuano al buio a lavorare perché a loro la luce non serve, ci vedono lo stesso.
L'aspetto che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente il contatto con le persone. Io sono sempre stata una ragazzina un po' introversa, di quelle che parlavano poco, e invece negli anni sono diventata molto più chiacchierona, espansiva, anche grazie al mio lavoro. Io mi relaziono allo stesso modo con il cinese, il polacco, l'italiano. Non riesco a fare diversamente perché dobbiamo essere sinceri. Parliamo un inglese con accento italiano, ma non ce ne vergogniamo. Ho imparato nel tempo che ogni persona è una persona diversa e va ascoltata e capita per quello che è. Non c'è un format tale per cui tu ti puoi confrontare allo stesso modo con tutti. Devi cercare di trasmettere il messaggio nel modo migliore. Tutti i nostri collaboratori sono della zona. Ci sono dei legami di amicizia, per cui siamo in realtà una grande famiglia, una squadra di persone che condividono non solo il lavoro ma tante cose. Siamo nati e cresciuti in questo territorio, abbiamo la fortuna di avere dei bravi collaboratori e senza di loro la Falmec non esisterebbe. Dovremmo lavorare sulla strada già percorsa fino adesso, quindi continuare a fare dei prodotti al meglio, nella consapevolezza anche dell'aspetto sociale e delle ricadute che un'azienda come la nostra ha sul territorio. Io sono molto legato a Falmec e ai prodotti Falmec proprio perché rispecchiano una storia, rispecchiano la mia famiglia. La mia famiglia c'è ed è organizzata proprio perché c'è sta Falmec. È un'azienda che, se tu pensi, è partita da un piccolo gruppo e adesso si è sviluppata, è un'azienda notevole, per cui la crescita non può essere che questa, insomma. Falmec è l'esempio di chi aveva un'idea, un progetto e ha trovato il modo per farlo diventare quello che è oggi, attorniandosi di persone che avevano voglia di dimostrare quello che potevano fare. Il mio desiderio, il mio augurio è di essere sempre coerenti con quello che siamo stati, che siamo e che vorremmo essere nel futuro. È iniziato qualcosa, è qualcosa che ha tutti i presupposti per poter continuare e creare una grande tradizione.